Vincere la Champions o alzare la Coppa del Mondo sono certamente i traguardi più ambiti nel mondo del calcio, ma vi sono obiettivi non altrettanto ambiziosi che regalano emozioni, in alcuni casi addirittura superiori. Per esempio, la stagione 2006-2007 ha raccontato la favola di una squadra che ha fatto sognare la propria città, superando una forte penalizzazione e salvandosi contro ogni pronostico. Stiamo parlando della Regina di Mazzarri. È il 7 agosto del 2006 quando la regina viene differita dagli organi di giustizia sportiva. Il procuratore federale Stefano Palazzi mette sul tavolo l'illecito sportivo. La regina subisce in primo grado 15 punti di penalità da scontare in A nel campionato 2006-2007. In queste condizioni neanche Mazzarri sembra credere alla salvezza. Con l'asticella fissata a 40 punti, infatti ne servirebbero 55 per potersi salvare. Il tecnico arriva a dichiarare: così è quasi impossibile. In un certo senso è come non farci partecipare alla Serie A. La squadra si avvia alla nuova stagione con un telaio praticamente mutato. Certo, il centrocampo è orfano del capitano, Carlo Umberto Paredes, emigrato in Portogallo per vestire la maglia dello Sporting Lisbona. Non c'è più neanche Ciccio Cozza a suggerire agli attaccanti, né il leader della difesa, De Rosa. Però in compenso vengono acquistati Aronica e Amerini a centrocampo. I risultati e le prestazioni del precampionato sono molto contraddittori. Si parte con una sconfitta d'onore contro il Real Madrid, allenato da Fabio Capello, ma poi si sprofonda in un umiliante risultato negativo contro la Cisco Roma, una squadra di Serie C2 guidata da Paolo Di Canio. La prima partita di campionato è un vero e proprio incubo, ma probabilmente è la chiave per comprendere da dove nasce il miracolo di quella squadra. Dopo soli 27 minuti, la regina è già sotto di 3 gol contro il Palermo. Ha subito 2 reti incredibili, una con una rovesciata di Marc Bresciano e l'altra con un colpo dello Scorpione di Beppe Biava, un difensore onesto ma non proprio famoso per i suoi gol spettacolari. Ed è lì che avviene la prima svolta di quella stagione. Per disperazione, Walter Mazzarri vara per la prima volta il doppio centravanti. È proprio Amoruso a firmare di testa l'assist per la rete di Bianchi ed è lo stesso Rolando a segnare gli ulteriori 2 gol che permettono alla regina di pareggiare il risultato. Sfortuna vuole che una incertezza di Pellizzoli e il conseguente gol di Amauri rendano vani gli sforzi della squadra Amaranto, ma i 3 gol di Rolando segnano un indizio di una possibile strada da perseguire. Però le prime giornate di campionato si rivelano disastrose, dato che arrivano le brutte sconfitte contro Palermo e Messina, che complicano di non poco il cammino amaranto. La vittoria di prestigio con la Roma alla 6ª giornata regala i 3 punti e dà una valenza psicologica importante, soprattutto per il condottiero della squadra, Walter Mazzarri. Infatti, la vittoria arriva a una manciata di giorni dalla morte di suo padre Alberto, l'uomo che gli aveva trasmesso i valori del sacrificio grazie al lavoro. Nonostante la voce negativa dei punti in classifica, la squadra continua a crederci e a novembre, contro il Siena, supera il tanto agognato 0 in classifica. All'11ª giornata il bottino di 15 punti proietterebbe la regina a una sola lunghezza dal 4º posto. In realtà, causa penalizzazione, vale l'ultimo, solitario, anche se soltanto a -4 dall'Ascoli. Proprio a causa della penalizzazione e nonostante i buoni risultati, il girone d'andata della regina non lascia spazio a grandi fantasie. Il mese in cui cambiano drasticamente le cose è dicembre. Il CONI riduce la penalizzazione da -15 a -11, ma soprattutto la squadra calabrese cambia radicalmente passo. La vittoria che segna un cambio di trend è quella contro l'Empoli, un 4-0 rotondo che permette alla regina di restare in scia per la salvezza. Mazzarri fa leva sui risultati positivi per convincere il presidente Foti a investire sul mercato. Proprio nella sessione invernale arrivano Vigiani in mediana e Pasquale Foggia sulla 3/4. Alla 21ª giornata, anche se in coabitazione con il Messina, gli Amaranto mettono la testa fuori dalla zona retrocessione per la prima volta. Vigiani si presenta con un'inaspettata doppietta al Cagliari. La marcia della regina continua sbancando la Torino Granata con una doppietta di Bianchi, prima su azione, poi su palla inattiva. Proprio Rolando quell'anno si rese protagonista di una stagione irripetibile, andando in doppia cifra e risultando decisivo per la squadra Amaranto.
Nonostante delle buone stagioni, il cannoniere di origini bergamasche non seppe ripetersi sugli stessi livelli durante le sue esperienze successive, tra Manchester e Torino. Forse per la stanchezza, forse a causa di un rilassamento mentale, sta di fatto che tra febbraio e aprile la regina fa un'enorme fatica e alla 27esima giornata si ritrova ancora una volta in terz'ultima posizione. Alcuni risultati, come le vittorie contro Messina e Catania, fanno prendere una boccata d'aria alla squadra, ma i pareggi con Sampdoria e Chievo complicano ulteriormente le cose. A fine primo tempo della penultima giornata, la regina è praticamente in Serie B. Al Castellane di Empoli, la squadra di Mazzarri è sotto di 3 reti dopo soli 45 minuti. I risultati concomitanti condannerebbero la squadra Amaranto, ma nel secondo tempo, complice l'ingresso in campo di Vigiani, è tutta un'altra partita. Infatti è lo stesso Vigiani ad accorciare le distanze e a servire l'assist per Amoruso per il 3-2. È lo stesso Nick, su rigore, che pareggia i conti. Gli ultimi minuti sono segnati dalla voglia di non farsi del male. Infatti, questo risultato consentiva ad entrambe le squadre di raggiungere i propri obiettivi. Per l'Empoli, la qualificazione alla Coppa UEFA e per la Regina, la possibilità di giocarsi la salvezza nell'ultima partita, in casa contro il Milan campione d'Europa. Il Granillo per l'ultimo match è letteralmente preso d'assalto. I tifosi riempiono le tribune e caricano la squadra, in vista della sfida decisiva. I rossoneri si presentano al Granillo con la testa vuota e probabilmente con ancora in corpo la sbornia per la vittoria di Atene. La squadra di Ancelotti non ha niente da chiedere al campionato e si vede. Dopo soli 8 minuti, Amoruso si inventa un controllo volante in aria, si gira e insacca le spalle di Kalac. Lo stadio è una bolgia, la terra trema sotto i colpi dei tifosi festanti, ma manca ancora un'eternità alla fine della partita. Il Milan si affaccia timidamente dalle parti di Campagnolo, impegnandolo con 2 conclusioni, una di Brocchi e una di Ronaldo. Ma nella ripresa Merini, appena entrato, di esterno destro scarica un violento tiro che si insacca alle spalle del numero 12 del Milan. È il gol che sigilla il match e permette di festeggiare a una intera città. Nonostante la penalizzazione, le difficoltà psicologiche ed emotive e la salvezza appesa a un filo nelle ultime giornate, la regina compie un miracolo contro ogni pronostico e mantiene un posto nella massima serie. Questa è la storia di un'impresa sportiva, non solo di una squadra, ma di un'intera città che durante 9 lunghissimi mesi ha coronato un sogno apparentemente impossibile.